Usiamo questo righello di acciaio così. Sì. Come oscillatore, come motore, come pendolo oscillatore a lamina vibrante, diciamo così. Poi prendiamo un magnete. Sono magneti di ferrite? Questi di ferrite, sì. Martoriati da varie battaglie, poverini. Sai, io ho adesso due magneti così, no? Sì. Ovviamente se non li posizioniamo così avremo nord o sud o viceversa. Sì. Ok. No, però non è un grosso problema al momento. No, non è un problema. Vedi che oscilla bene questa cosa. Ora, la cosa interessante è che ci vuole veramente poca energia per mantenere questo movimento, no? Di drive. La bobina da 6 ohm su questo. Ok. La colleghiamo a un canale qualsiasi, perché ne abbiamo 4 a disposizione, per cui ecco, questo aggeggio qua funziona così. Mettiamo la velocità, la cosa al minimo, no? E poi si parte col sincronismo. Il sincronismo lo prendi dalla bobina stessa nello stile di Bedini, quindi lo appoggi qua al trigger. Ora senti che fa questa breve oscillazione, vuol dire che non è in fase il trigger, quindi o invertiamo il trigger o invertiamo il drive, la medesima cosa, inverto il drive e lui va a posto. Eccolo qua. Adesso l'assorbimento è molto elevato, però vedi che funziona benissimo anche a pochi milliampere, no? Abbiamo lì 20 milliampere. Sì. E questo sistema è un sistema push-pull, perché sfrutta i due lati del magnete. Quando passa al centro viene attratto e respinto contemporaneamente. Se io aumento la corrente, questo lavoro qua, zero, lì siamo attorno ai 5-10 mA per esempio, e mantiene questo movimento. Allora, l'oscillazione ovviamente è data dalla lunghezza del braccio, quindi se io allungo il braccio un po' così, l'oscillazione del braccio è dalla massa ovviamente che metto qui in questo punto, succederà una roba del genere. Che non si muove per niente. Ah, l'ho girato al contrario, per forza, poverino, non si sincronizza. Vedi? Che oscillazione ampia e che basso assorbimento abbiamo. Guarda, con 10-15 mA guarda che oscillazione che abbiamo. Ovviamente si può sincronizzare questo trigger anche in questo punto, per esempio. Il sincronismo lo prende lo stesso. Anzi, si può variare addirittura la larghezza di impulso in questo modo. Così è più basso, l'assorbimento è bassissimo, in questo caso saranno 5 mA neanche. Così aumentiamo. 15 mA, però qua scappa tutto. Quindi l'efficienza a mio avviso è elevatissima. Sì, lo credo anch'io. È elevatissima l'efficienza.
Naturalmente questo sistema su un motore per catturare energia è molto più conveniente un rotore che non questo sistema, perché Beh, sì. la velocità aumenta e Però potrebbe essere per esempio utile in alcuni... torna utile molto nel Milkovic. Sì, Questo, lo so per per quello dire. che il sistema push-pull nel Milkovic è fenomenale. Ora se noi però mettiamo una massa maggiore si comporta anche diversamente, no? Ci vorrà addirittura meno corrente di prima per mantenere l'oscillazione. Qua però, vedi, bisogna fare attenzione perché se esageri poi vai fuori dal push-pull, no? Nel senso che hai il lato nord o sud che devono avere una distanza non troppo superiore a questa. Sì, Non al troppo diametro del esatto, nucleo è stesso. quello che dicevo, no? Perché il rendimento massimo è lì. Anzi, partiamo da un'oscillazione bassissima. Tipo, partiamo da, ecco, addirittura fa questo lavoro qua. Posso mantenere una vibrazione armonica di questo tipo con questo trigger. Sì, Guarda. molto inconsueto. Guarda che come un elastico. Però sai che un generatore tipo eolico visto su questo sistema qua. Sì, vabbè, Se per io- ora non... Se io mettessi un pick up in questo punto non l'ho ancora provato, cosa succede? Non succede che crea chissà quale energia, perché il momento angolare non è così importante, nel senso che però vedi, bassissima energia consumata. Se aumento notevole rendimento. Se invece lo uso come oscillatore normale per delle oscillazioni pazzesche con pochissima energia. Devo fare attenzione perché sennò volo via tutto. immagino. E siamo a livelli di 10 mA. Non so come i magneti non siano riusciti a spostarsi ancora. Che sono abbastanza potenti. Perché questo è un moto particolare che mi affascina perché c'è questa lamina vibrante che restituisce l'energia che prende prima. Cioè il pendolo, in sostanza, un pendolo un po' particolare. Poi se invece accorciamo tanto la distanza, succede che la vibrazione, la frequenza aumenta notevolmente. Tipo come in questo caso qua. Sai cosa succede così? Sì, peraltro la telecamera non riesce neanche a inquadrare tutti i movimenti, troppo veloce. Ecco, qua c'è il famoso movimento di cui mi parlavi, no? Sì, di propulsione. Che fa un attrito pazzesco, prova a spostare la mano. Sì, è Se notevole. avesse delle ruote, capito? Dovresti fare un fissaggio più leggero. Con delle ruote. Perché se riesci a spostare sta massa, 100 mA, devo fare un generatore su questo principio, poi ho visto che però rende di più la ruota e ho lasciato stare. No, ma queste cose possono essere interessanti più che altro per la propulsione. Forse. Con la cosiddetta PNN. Guarda con questo che oscillazioni ampie che ha perché il materiale è molto, molto più morbido, pochissima energia, anche qui. Guarda, così. Vedi, pochissima energia proprio.
Siamo L'alimentazione quanto è di sempre edizione? 12 volt. Ok. 12 volt, siamo all'ordine di 10 mA. Vedi? Se aumento scappa via tutto. Poi c'è questa cosa interessante della vibrazione alta frequenza, cioè più stoppi, in un certo senso più. Ok, era figo prima, mi piaceva.